Buongiorno ragazzi, buongiorno e bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Allora, oggi, come dice il titolo, illuminiamo il buio. In che senso illuminiamo il buio? L'azienda Auxbeam circa 2 mesi fa ci ha mandato il loro materiale. Ve l'avevamo già fatto vedere in questo video, ve lo metto in tendina in Estremadura, dove avevamo aperto i pacchi, verificato che era tutto a posto e che tutto funzionasse. E tutto quanto ci piace, funziona bene. Ora, finalmente, io dico finalmente perché queste scatole ce le abbiamo da 2 mesi dentro il carrello e non vedevamo l'ora di installarle. Solo che, come diciamo spesso, vivendo noi per strada, vivendo on the road, non abbiamo un garage, un'officina dove poterci con calma sederci, smontare e fare. No, tutto quello che facciamo lo facciamo per strada. Quindi quando cerchiamo una location, quando troviamo una location, questa location deve essere perfetta. E facendo questo tracciato ci siamo resi conto che qui dove siamo praticamente tranquilli e rilassati. Le gatte si stanno già pascolando, il sole c'è, la temperatura è perfetta e allora abbiamo deciso di fare questo lavoro. È un lavoro che dovevamo fare da tempo e quindi ho detto ok, ci sono le condizioni perfette, facciamolo. Neanche a dirlo ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che pubblichiamo un video nuovo vi arriva la notifica. Questo video io ci tengo particolarmente perché l'Auxbeam ci ha contattato dicendo saremo interessati a farvi arrivare e recensire una delle nostre barre LED, che poi vabbè ci ha mandato anche i faretti, quelli piccoli, è un altro conto, però loro sono leader nel settore di barre a LED. Non hanno neanche dei costi accessibili, perché comunque vada una barra LED super performante la pagate intorno ai 300-400 euro, che poi fondamentalmente è quella che abbiamo, che è quella che ci hanno mandato a noi. E tanto vi faccio salutare. Ciao. Anche la Shura Moira. Ciao Moira! Come vedete sta mettendo via la roba di panni sporchi. Hanno dei costi accessibili o inaccessibili? Hanno costi accessibili. Ho detto non hanno dei costi inaccessibili. E quindi comunque vada, sono barre a LED un po' alla portata di tutti, con la differenza che sono molto ma molto professionali. Per assurdo, vi faccio l'esempio, questa barra LED è 44.000 lumen. Cioè ragazzi, 44.000 lumen. Fino ad oggi siamo andati avanti con quella che è 12.000, quindi ci aspettiamo una luce devastante. E detto questo, vi faccio vedere un po' quello che ci hanno mandato e vi spiego un po' a grandi linee il lavoro che andremo a fare. Anche perché ci hanno mandato un altro accessorio che quello gliel'abbiamo chiesto noi, ma adesso bando alle ciance e cominciamo col video. Sostanzialmente ci hanno mandato 2 faretti a LED di profondità. Questi faretti a LED li monteremo sul retro di pacchi, in modo che quando facciamo le retromarce, adesso la tenda, vabbè, adesso la tenda è aperta ed è alzata, ma la tenda calcolate che arriva fino a questa altezza qua, i faretti posteriori mi illuminano la parte dietro. Fino ad oggi non abbiamo mai avuto nulla che ci illuminasse dietro il carrello, ma è anche vero che noi di notte guidiamo raramente, perché noi abbiamo una delle regole fondamentali: al buio non si guida. Però ci è capitato ogni tanto di doverlo fare e grazie ai LED perimetrali che abbiamo su tutto il lato della macchina siamo riusciti comunque a illuminare quello che dovevamo illuminare. Quindi 2 faretti di profondità che vanno messi sul retro. La barra LED, ora ve la faccio vedere, da 44.000 lumen. E attenzione, questo aggeggio qui. Questo aggeggio qui è praticamente un trasmettitore e ricevitore. Cosa fa? Noi nel nostro impianto attuale, quando abbiamo installato i faretti a LED, io volevo assolutamente poter comandare a distanza con un telecomando le barre LED sul tetto. Questo perché? Perché se io sono di notte in tenda e arriva una macchina, arriva qualcuno, o devo scendere dalla tenda, ho bisogno di illuminare intorno alla macchina, al carrello, non devo scendere, andare in macchina, accendere l'interruttore e poi dopo muovermi. No, col telecomando, infatti fino ad oggi noi con 2 telecomandini dall'interno della tenda comandavamo con una centralina a parte tutto il sistema. L'Auxbeam ha visto bene di mandarci il loro sistema che promette, tra virgolette, fino a 40 metri ragazzi, di gestire l'accensione e lo spegnimento delle barre LED. Ora, la mia intenzione è quella di collegare tutte quante le barre a LED a
l'accensione remota, quindi al telecomando, però lasciarmi quella lì anteriore anche, quindi fare uno switch anche con l'interruttore. Questo perché? Perché se mi capita che sono magari in strada e voglio illuminare solo la parte anteriore, perché ovviamente mi interessa illuminare quella anteriore, con lo switch io posso attivare quella anteriore. Tutte le altre restano collegate al telecomando perché tanto mi servono solo ed esclusivamente da accendere tutte insieme, mentre invece quella anteriore metterò un interruttore. Devo sostanzialmente togliere le barre LED che ho sul tetto. Userò lo stesso cablaggio perché quelli di Camper Magenta, quando mi hanno fatto il lavoro, mi hanno messo, ora ve lo faccio vedere, non so se riuscite a vederlo, c'è praticamente un ingresso in macchina dal tetto, che è un po' la vecchia antenna. Hanno usato quel foro lì per passare coi cavi, hanno messo una scatola tutta quanta con silicone apposta, colla, solo che hanno incollato e siliconato anche i fori dove entrano i cavi, quindi se prima potevo svitare e sostituire i cavi, adesso non posso, e allora devo usare la cavetteria, il cablaggio che hanno usato loro e giuntare solo ed esclusivamente questi, quindi con i loro cavetti del LED. E niente, detto questo, andiamo sul tetto. E non dovrebbe essere un lavoro molto impegnativo, più che altro sul tetto, perché devo sostanzialmente staccare le barre LED e attaccare quelle nuove. Vedremo un attimo all'interno i cablaggi, se il cavo che mi hanno mandato basta, se no lo dobbiamo giuntare. Continuiamo. Allora, sostanzialmente ho svitato i 3 bulloni, 1, 2 e 3, che tengono da questo lato i pannelli solari, perché in teoria riusciamo anche soltanto a sollevarlo lateralmente. Ora facciamo una prova, se riusciamo a non smontarli completamente meglio, perché almeno così mi restano e mi caricano. Vediamo. Neanche a dirlo, facciamo una pausa a coffee. Molti di voi io so già cosa si stanno domandando e ci stanno già chiedendo dove abbiamo preso questa scala qua. Questa scala qua è una scala comodissima, apro parentesi, giustamente la chiudo, la trovate in descrizione, un link Amazon. E una volta che è chiusa è praticamente lunga sì e no 60 cm. La comodità è che noi ce l'abbiamo sempre nel carrello e all'occorrenza abbiamo una scala da 2,60 m. Ve la straconsiglio, e costa veramente poco, 60-65 euro, e regge fino a 150 kg, quindi io posso usarla. Tiriamo via la vecchia barra che sicuramente riutilizzeremo, non so dove, ma la riutilizzeremo. Queste le avevo prese su LED 4x4.it, 10.000 lumen, che erano già abbastanza, perché non abbiamo mai avuto problemi di luce. Però dai, montiamo le altre. Barra LED vecchia tolta, ora vi faccio vedere quella nuova. Aspettate un attimo, perché qui c'è il solito manuale di istruzioni. Questa barra LED, ragazzi, ora vi dico un po' a grandi linee come funziona. È molto ma molto particolare, perché è una barra LED che ha due funzioni: quella di avere un fascio largo di luce, quindi che illumina, adesso i gradi non me li ricordo, magari ve li metto sotto in descrizione, e poi anche dei LED centrali di profondità. Sì, avete capito bene, di profondità. Quindi cosa vuol dire? Quando accendete la barra LED è come se voi aveste una barra LED classica, quindi che illumina con un fascio luminoso molto molto ampio, e poi anche dei LED centrali che illuminano di profondità, quindi in teoria potete anche evitare di usare gli abbaglianti. Sono molto molto curioso di vedere come funziona, perché sulla carta, ora ve lo faccio vedere anche come è fatta. Allora, qui avete praticamente i LED, quelli ampi, e qui in mezzo vedete che ce ne sono 4 più grossi che sono LED di profondità. È bella massiccia, cioè in confronto all'altra, se le mettete una di fianco all'altra, ragazzi, quella vecchia è veramente piccola, però 10.000 lumen con 44.000, c'è una bella differenza. Allora adesso prendiamo le misure, così le installo centralmente. Poi la mia idea era di tenere gli attacchi che ha messo Camper Magenta, però piuttosto che tagliare il
cavo della barra LED, che un domani posso anche tranquillamente rivenderla, preferisco tagliare il cavo di Camper Magenta e sostituirlo con gli attacchi che mi hanno mandato loro. Quindi al lavoro. Allora, sto installando le staffe. La Auxbin ti manda due tipi di staffe. La staffa frontale cosa vuol dire? Che si installa qua dietro e si mette contro la barra del portapacchi. Nel nostro caso però io sul portapacchi ho anche la binda che sporge di circa 4-5 cm, quindi questa non posso installarla. E allora mi hanno mandato anche le L, che sono comunque comprese dentro la barra, delle classiche L che io installo lateralmente e posso mettere sempre frontalmente al nostro portapacchi. Dopo questa qui ovviamente è anche regolabile, quindi possiamo anche regolarla. Ok. Allora, cerchiamo di capire se ci va come ci va. Adesso prendiamo giusto una misura. Allora. Barra LED installata. È stato facile? Nulla è facile nella vita, ragazzi. Abbiamo dovuto invertire la binda perché la parte più ingombrante della binda era davanti e toccava la barra LED. Allora, piuttosto che creare una prolunga da mettere sotto qui, ho preferito girare la binda. Tanto sta binda prima o poi, ragazzi, la butterò. Non l'ho mai usata. Vai. Allora, adesso occhi e croce, così la barra è regolata. Stringiamo bene anche questi qui laterali e ci facciamo i collegamenti. Barra anteriore installata, adesso installiamo queste due posteriori. Queste due ho preso la misura di metterle qui, ho già preso la misura col portellone, non dà fastidio, quindi saranno una di qua e una dall'altra parte. Useremo sempre il loro cablaggio che mi hanno mandato con due ingressi e ci collegheremo ai cavi che ci hanno tirato giù, quelli di Camper Magenta. Fondamentalmente giù avremo tre cavi: quello della barra LED anteriore, un secondo cavo dei due spot posteriori e il terzo cavo per la barra LED sul lato destro, perché quella la lasciamo perché almeno così il lato destro riusciamo a illuminarlo. Qui non lo so, non riesco a capire dove metterlo, dove non metterlo, perché quando abbiamo installato il mitico Falcon della Jesbarud gli abbiamo chiesto di poter stare più bassi, così siamo anche più comodi a aprirlo e chiuderlo. Il problema è che stando più bassi la barra LED che avevamo prima installato non ci sta più, e quindi dobbiamo capire un attimo come fare. O trovo il sistema, l'unico punto utile è questo, di fissarla solo qua, oppure non lo so, vedremo. Comunque cominciamo a installare due dietro. Questi sono abbastanza semplici, mi sono stancato praticamente zero, perché ovviamente qui dietro era vuoto, non c'era niente. Abbiamo già preso la misura col portellone aperto, si apre senza problemi. Ecco, se può essere d'aiuto, ci ha semplificato la vita il rack, il portapacchi, chiamiamolo volgarmente, di Land Rover Passion. Max crea questi portapacchi in alluminio molto leggeri ma molto resistenti, che hanno questa modulabilità, giusto? Vabbè, comunque avete capito. E quando aggiungi un accessorio ci sono delle guide a scorrimento dove fai passare viti, bulloni, è molto ma molto semplice. Quindi ok, diamogli una stretta, abbiamo finito anche qua. Allora, mi sto passando praticamente il cablaggio, ora vi faccio vedere. Sto facendo passare il cablaggio dei due faretti. Sto usando i cavi originali che mi ha mandato quelli di Auxbin, solo che a un certo punto qui dove dovrò aggiuntarmi con i cavi originali li dovrò tagliare e proseguirò a utilizzarli poi dopo all'interno. Loro vi mandano praticamente il cablaggio già operativo al 100%. Cosa vuol dire? Che non avete bisogno di giuntare nulla. Attaccate i faretti, attaccate alla batteria, c'è già un relè incorporato, c'è già un interruttore, quindi potete assolutamente installarlo senza tagliare e aggiuntare nulla. Io lo sto facendo perché devo uniformare quello che è l'accessorio nuovo, in questo caso la barra LED, all'impianto originale, e quindi ho bisogno per forza di tagliarlo. Però loro vi mandano comunque la cavetteria già fatta e finita. Sono cavi fatti bene, cioè lo vedi che sono cavi dimensionati correttamente. Ho visto le saldature, sono saldate in modo perfetto, quindi bisogna ritenere questo prodotto un prodotto comunque professionale. Quindi l'Auxbin, ragazzi, vi dà prodotti professionali. Poi
In descrizione trovate comunque il link del sito web dell'Auxbeam. Fanno tutto quello che riguarda l'illuminazione delle auto, camion e via dicendo. Anche le lampade xeno, lampade LED, fanno veramente di tutto. Quindi andate a darci un'occhiata perché fanno roba veramente molto interessante. Allora, siamo ad ottimo punto. Adesso finisco di cablarmi queste due. Cablo anche la barra LED anteriore, quell'altra di là resta cablata perché comunque vada non l'ho toccata, e poi dopo andiamo giù sotto in macchina a lavorare sotto. Allora, cablaggi sopraffatti. Ora vi spiego l'impianto che fece Camper Magenta. Camper Magenta non ha fatto passare positivo e negativo di una barra, positivo e negativo di una barra, positivo e negativo di una barra giù in macchina. No, i negativi li ha avvitati con un bullone al telaio della macchina, e ha tirato giù soltanto i rossi, che sono questi qui. Quindi una barra LED, due barre LED e un'altra barra LED. Ora, io personalmente non l'avrei fatto. Io preferisco tirare giù un rosso e un nero e andare sempre direttamente alla batteria. Anche perché, come in questo caso, quando avete batterie, barra LED ad alto assorbimento come quella anteriore, che addirittura 300 watt, serve il cavo che va direttamente alla batteria, che non sfrutti il telaio. Anche perché comunque vada, se avete qualcosa che non va al telaio o la giunzione del dado non fa bene attacco, non prenderà. Vabbè, comunque detto questo, non possiamo farci nulla. Adesso faccio prima una prova per intercettare, perché io ovviamente non so da sopra qual è la barra anteriore, le due posteriori e quell'altra. Quindi faccio prima una prova singolarmente il cavo, così individuo le varie linee e poi dopo faccio i collegamenti dentro la macchina. Ora cosa facciamo noi? Io voglio fare due sistemi paralleli. Il sistema del radiocomando, in modo che posso dalla tenda pilotare, accendere e spegnere le barre LED, e attenzione, installare, tenere buoni i loro pulsanti on e off. Perché? Perché se mi trovo per strada e devo illuminare soltanto l'anteriore, non devo per forza attivare tutte. Se devo illuminare il posteriore perché sto facendo una manovra, non devo per forza illuminarle tutte. Allora mi faccio una sorta di ponte tra l'impianto originale che mi manda Auxbeam con le loro lampade e i due interruttori, posizionandomeli, guardate dove? Qui. Uno, teniamo buono il pulsante che mi mise Camper Magenta per la telecamera anteriore, che non usiamo mai, l'abbiamo anche staccata. Di fianco faccio un altro foro e metto il secondo interruttore, quindi con i due interruttori uno piloterà la lampada, la barra LED anteriore, e l'altro i due spot posteriori, in modo che posso sia attivarli dalla tenda tutti quanti con radiocomando, sia singolarmente con i due pulsanti. È tutto molto semplice. Ovviamente uno si impressiona perché vede cavi, mica cavi, però io voglio ricordare che l'Auxbeam insieme alle lampade vi manda il cablaggio già fatto e finito, dovete solo far passare i cavi. Io sto facendo questi tagli, mica tagli e modifiche, perché ovviamente devo far combaciare queste nuove lampade al mio impianto originario, quindi devo per forza tagliare. Vabbè, cablaggio ragazzi. Allora ragazzi, ci siamo quasi, abbiamo fatto tutti quanti i cablaggi. Ora può sembrare un casino, ma sto facendo gli ultimi test prima di mettere via i cavi. Ho già fatto passare i cavi qui sul bordo della portiera e ho fatto un altro buco, quindi con questa comando la barra anteriore, con questa comando la barra posteriore, indipendentemente dalla centralina con radiocomando. Ora non mi resta altro che collegare la centralina del radiocomando, che, attenzione, la collegherò al nostro quadro strumenti. Ora vi faccio vedere. Qui il quadro strumenti l'abbiamo installato quando ho rifatto l'impianto elettrico. Eccolo qui. Qui abbiamo la pompa dell'acqua, la lampada posteriore sul portellone per illuminare il frigo, e poi questo pulsante qua la metteremo sul 3. Ora, come funziona? Quando noi siamo in marcia, quando noi camminiamo, la centralina della nostra pulsantiera è ovviamente disattivata. Cosa vuol dire? Che mentre siamo in marcia funzionano questi pulsanti, 1, 2 e via dicendo. Quello superiore attiva quello davanti, quello inferiore attiva quello lì posteriore, i due spot chiamiamoli posteriori. Ora vi faccio vedere invece quando io attivo questo, do corrente alla centralina del radiocomando. La cosa veramente imbarazzante è che abbiamo fatto un test al volo così, ragazzi, hanno una, loro dicono 40 metri, io ci credo, perché adesso vi faccio vedere. Qui siamo a circa, occhio e croce, 20 metri on off.
on, off, on, off, on, off. Questa è anche la funzione strobo. Cosa vuol dire? Schiacciando il pulsante centrale mi fa l'effetto strobo con diverse tipologie, poi vi farò vedere questa sera magari un po' più in dettaglio. Con off si spegne e siamo a 20 metri. Ora vado ancora più lontano. Che giornata però, ragazzi. Posto perfetto, temperatura perfetta, il sole c'è. Oh ragazzi, sono a circa 40 metri, quindi sono a 40 metri. Non va. Eccoli qua, perfetto. Sì, dovete posizionare questa parte anteriore verso la macchina. Off, on, off, on, strobo. Perfetto. Perfetto ragazzi, sono contento. Noi adesso in questo caso la centralina remota l'abbiamo collegata al nostro quadro elettrico, ma basta un semplice interruttore, uno switch on-off per poterla attivare. Noi l'abbiamo messa lì perché comunque anche in precedenza ce l'avevamo lì. L'unica lampada che non abbiamo collegato è questa qua laterale. Perché? Perché adesso sentiremo l'azienda per vedere se ci mandano altri spot, perché a un certo punto abbiamo detto alla Moira quella lì è ingombrante, veramente grande, gli spot posteriori fanno veramente tantissima luce. Se ce ne mandano altri 4, vediamo se ci accontentano bene, se no pace amen, e li colleghiamo 2 da un lato e 2 dall'altro, con sempre collegatole col controllo remoto e con un terzo interruttore, in modo che almeno all'occorrenza io da sotto posso collegare anche i laterali. Bello, sono contento. Adesso io devo aspettare che fa buio, voi lo vedrete subito, vi faccio vedere quanto illuminano queste barre, che poi fondamentalmente è quello che ci interessa. 3, 2, 1, vai! Allora ragazzi, la notte è calata, sono circa le 10 di sera, quindi il buio qui è più che accettabile. L'abbiamo già testato, neanche a dirlo, fa una luce incredibile. Io non pensavo che facesse così tanta luce. Allora, praticamente abbiamo 2 sistemi. Io vi faccio vedere, quello col telecomando perché è quello più che ci interessa. Due pulsanti, cioè posso comandare anteriormente e posteriormente senza nessun problema, indipendentemente, e poi attivando dalla nostra centralina della pulsantiera attiviamo il radiocomando. Ora vi faccio vedere quanta luce fa, così almeno vi rendete conto, ma poi la praticità di poter attivare col radiocomando a distanza tutte le lampade e tantissima roba. Allora, adesso ci allontaniamo, vedete soltanto la luce del fuoco. Qui c'è il telecomando, sicuramente non lo vedete. 3, 2, 1, on. Guardate che fascio di luce. Vedete, col telecomando io ho attivato automaticamente sia davanti che dietro. Ovvio, lateralmente le abbiamo disattivate, sulla sinistra non abbiamo niente, ma quelle almeno. Guardate quanta luce fanno. Cioè, guardate che roba. E posso comandare tutto a distanza. Ora vado su off e spengo tutto. On, off, e poi ho la funzione strobo. Ora guardate quando schiaccio la funzione strobo. Ho diverse funzioni, se lo schiaccio di nuovo cambia modalità, quindi fa strobo fisso, lo schiaccio di nuovo, guardate che roba. E la stessa cosa la fa sia davanti che dietro. Ora vado su off e spengo tutto e vi faccio vedere anche quanto illumina dietro. Calcolate che dietro adesso abbiamo la tenda alzata, quindi ovviamente quando faccio la retromarcia la tenda sarà abbassata e non darà fastidio al fascio. Accendiamo di nuovo, guardate quanta luce che fa, guardate qui che roba. Anche qui la funzione strobo e la fa sia dietro che davanti. Allora, visto che io sono come San Tommaso, perché illuminare ovviamente sta in modo statico, quindi con la macchina ferma voleva dire tanto, non voleva dire nulla. Allora, visto che abbiamo fatto passare qualche giorno, gli ho detto a lei approfittiamo di guidare fino a sera, così vediamo queste famose barre LED quanto illuminano. E ora ve lo faccio vedere. È impressionante ragazzi da quanta luce fanno, guardate. Allora, questi adesso sono i fari anabbaglianti originali della macchina. Ora io attivo prima gli abbaglianti, ok, vedete? Sono fiocchi, praticamente quasi non cambia nulla. Ora disattivo gli abbaglianti della macchina e attivo la barra LED. 3, 2, 1. Porca bestia ragazzi, guardate che roba.
I 4 LED centrali, cioè quelli di profondità, illuminano a occhio e croce circa 400-500 metri. È una roba assurda. Lì in fondo c'è un cartello e poi il fascio è veramente ampio, molto ma molto ampio. Cioè prima ero costretto ad accendere gli abbaglianti, adesso non li accendo più, non ha più bisogno di accendere gli abbaglianti. Allora ragazzi, concludiamo dicendo, io sono estremamente contento delle barre LED. Come avete visto fanno veramente tantissima luce. Questa chiusura del video ho voluto farla circa un mese dopo averle installate, proprio per testare anche l'impermeabilità. Abbiamo preso tantissima acqua per circa una settimana, eppure acqua non entra, condensa non ne fanno. Che dire, promettono di avere, loro ovviamente garantiscono 2 anni il prodotto, però dai test che hanno fatto loro dicono che durano praticamente 10 volte quello che dura una barra normale. Quello lo vedremo soltanto con il tempo. Ovviamente se noi dovessimo col tempo riscontrare problemi, difetti o qualcosa, vi terremo aggiornati. Per ora, ripeto, le stiamo usando comunque da un mesetto e ci troviamo molto molto bene. Le abbiamo usate anche la sera, i faretti dietro li abbiamo posizionati inclinandoli meglio, in modo che quando li accendiamo la sera dalla tenda ci illuminano praticamente intorno al carrello. Aspettiamo che ci inviano un altro telecomando, perché almeno così vogliamo pilotare anche quelle laterali. C'ho una mezza idea di modificare l'impianto più che altro sui laterali della macchina, perché adesso abbiamo tolto tutte quante le lampade, però quello lo vedremo in futuro. Adesso quello che ci interessava era proprio montare la barra sia anteriore che posteriore, proprio per illuminare il davanti e il dietro della macchina. Io reputo, come ho detto anche all'inizio, prodotti Auxbeam comunque dei prodotti professionali. Lo vedi al tatto, lo vedi quando gli installi, i cavi sono dimensionati perfettamente. Ripeto, loro vi mandano la cavetteria, il setup già pronto all'uso, vuol dire che voi dovete solo installare la barra, attaccare i cavi e accendere. Noi abbiamo dovuto fare delle modifiche perché dovevamo integrare le nuove barre e nuovi LED sul nostro impianto, però siamo rimasti estremamente contenti. Se il video vi piace ragazzi, vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Dalla Family è tutto. Comunque in descrizione trovate il sito dell'Auxbeam e vediamo se riusciamo a convincerli a mettere un codice sconto per i ragazzi della Family. Va bene? Un abbraccio di cuore dal Frank, dalla Moira che regia, ci vediamo al prossimo video. Ciao!